Bentornati nell'Osservatorio della condizione umana, bentornati su Turkey News Magazine. Siamo gli archivisti dei dettagli che sfuggono ai comunicati ufficiali, i lettori del silenzio tra le righe, gli interpreti del linguaggio del corpo che spesso racconta più di qualsiasi copione. Se cercavate un angolo del web dove la cultura delle celebrità viene scandagliata con la precisione di un chirurgo e l'anima di un narratore, siete arrivati a casa. Prima di entrare nell'occhio del ciclone che ha appena travolto 2 stelle tra le più luminose della Turchia, prendete posto nella nostra comunità, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nemmeno un capitolo di queste trame che si compongono in diretta e, se volete sostenere un racconto rigoroso e indipendente, valutate di cliccare su Join. Il vostro supporto è il carburante che mantiene in moto questo motore di verità. Oggi solleviamo il sipario su una tempesta silenziosa esplosa davanti a un'intera troupe, uno scossone emotivo tra Mert Ramazan-Demir e Afra Saraciolo che ha trasformato una giornata di riprese qualunque in una crisi professionale delicatissima. Tutto è iniziato come ogni mattina, luci che si scaldano, carrelli che scorrono, odore di caffè e lacca nell'aria. Ma a mezzogiorno, il set era buio, gli attori non c'erano più, e l'industria sussurrava. Noi non siamo qui per prendere posizione. Siamo qui per capire l'anatomia di una rottura. Che cosa accade quando l'istinto di un attore collide con il confine dell'altro? Dov'è il limite tra autenticità artistica e sicurezza emotiva? E una fiducia costruita in anni può spezzarsi in un secondo non scritto? Mettetevi comodi. Stiamo entrando nel cuore del set. Per comprendere la portata dell'onda d'urto, dobbiamo ricostruire la scena. La giornata era pensata per l'intensità. Le pagine del copione erano macchiate di note, la luce disegnata per il dramma, il regista deciso a spingere il realismo oltre la consuetudine. Ha dato un'indicazione comune ad alti livelli ma pericolosa se gestita male: improvvisate. Mantenete l'ossatura, ha detto, ma se il momento vi porta in un luogo vero, seguitelo. Fidatevi dell'istinto. Nessuno immaginava quanto nettamente quegli istinti si sarebbero scontrati. Afra Saraciolo, famosa per la disciplina rigorosa e una bussola emotiva finissima, è entrata nella modalità di preparazione. Chiudeva gli occhi tra un ciak e l'altro, respirando nella resilienza ferita del personaggio, costruendo una muraglia d'emozione mattone dopo mattone. Di fronte a lei, Mert Ramazan-Demir, calma d'acciaio in superficie e un fuoco vulcanico sotto. Quando la macchina da presa ha iniziato a girare, l'energia tra loro si è allineata. Era una calamita e uno specchio. Poi è arrivata la scelta in una frazione di secondo. Mert ha seguito il suggerimento del regista. Ha aggiunto un gesto e una frase che nel copione non c'erano. Non era qualcosa di oltraggioso. Non era violento. Ma era crudo, intimo, totalmente inatteso. Tutti lo hanno visto arrivare e poi restare. L'istante si è dilatato troppo. Stop. L'aria nello studio è diventata sottile. L'espressione di Afra si è incrinata. Le mani hanno cominciato a tremarle mentre cercava di tenere a bada il respiro. Gli occhi le si sono velati, non con la rabbia di una diva, ma con un'ondata improvvisa di sensazioni, il tipo di shock che sorprende per prima la persona che lo prova. Ha sussurrato qualcosa che i microfoni direzionali non hanno colto, si è voltata prima che qualcuno potesse raggiungerla ed è uscita dal set. La porta del camerino si è chiusa, e un silenzio così pesante da avere un suono è calato sul palco. Quel che è accaduto lì dentro resta privato. Quel che è rimasto sotto i riflettori è stata una paralisi collettiva. Nessuno si muoveva. Tecnici abituati a tutto, crisi isteriche, tagli, cadute, si sono guardati a vicenda, poi a terra, poi ai monitor, in attesa di una direzione che non è arrivata. La mano del regista è salita sulle cuffie, poi è ricaduta. Nel giro di minuti, la giornata è stata annullata. Gli orari si sono ripiegati su se stessi. Perché è stato così devastante? A chi guarda da fuori, potrebbe sembrare un semplice disaccordo. A chi vive il mestiere, è parso un tradimento del patto sacro tra partner di scena. Recitare è un esercizio da funamboli. Ti accordi per lasciarti cadere,
fiducioso che l'altro ti prenderà. Quando un'improvvisazione avviene senza consenso, anche se mossa dalle migliori intenzioni, la rete di protezione sembra scomparire all'improvviso. Qui mi fermo e vi chiedo, critici e creativi della community. Credete che il metodo giustifichi il sorprendere il compagno di scena? Vale davvero la pena sacrificare la sicurezza emotiva in nome del momento perfetto? Mettete in pausa, scrivete nei commenti le vostre riflessioni e ricordate di mettere like se apprezzate questo livello d'analisi. Quello che pareva una scintilla isolata ha cominciato a rivelare crepe più antiche. Dall'interno, qualcuno ha iniziato a mormorare, non era il primo segnale di tensione. C'era chi raccontava di pause trascorse separati, di prove mantenute strettamente formali, di piccoli dissidi creativi accantonati senza mai essere veramente risolti. Non litigavano, non nel senso plateale, ma lo spazio tra loro si era allargato d'un soffio ogni giorno. L'improvvisazione ha soltanto premuto il punto dolente davanti agli unici testimoni in grado di coglierne ogni sfumatura, i membri della troupe che condividono lo stesso ossigeno per ore. La società di produzione ha diffuso un comunicato breve, questione interna. Nessun altro commento. Il silenzio, però, ha alimentato l'incendio. Nella notte, la storia è rimbalzata tra bacheche e chat. Il tribunale digitale si è riunito. Vecchie interviste sono state rianalizzate, i dietro le quinte sezionati, la postura e gli sguardi promossi a Scienza Nazionale. I commenti si sono divisi, poi ripensati, poi di nuovo divisi. Il fronte di Afra. Molti hanno sostenuto che in ambienti ad alta pressione alle donne si chiede spesso di sopportare più di quanto si veda. Hanno ricordato che la sicurezza emotiva è un diritto, non un lusso. Si è protetta, scrivevano. Non si può tendere un'imboscata emotiva a qualcuno e chiamarla arte. Il fronte di Mert, altri hanno difeso Mert, osservando che ha solo eseguito la direzione del regista. Ha dato tutto alla scena, mettendo a nudo la vulnerabilità per cercare la verità. Ha fatto il suo lavoro, ribattevano. È stato un malinteso, non un attacco. Su una cosa, però, tutti concordavano, qualcosa di reale si era spaccato, e non bastava una notte per ripararlo. Dietro le quinte, la situazione è precipitata, silenziosa e rapida. Il regista ha convocato una riunione d'emergenza con i produttori. L'aria era grigia. Sul tavolo, opzioni che nessuno voleva pronunciare. Opzione A, fermare le riprese per una settimana, dare respiro ai protagonisti. Il costo sarebbe stato enorme. Opzione B, riscrivere in corsa per ridurre le scene insieme. Avrebbe snaturato il racconto. Opzione C, la nucleare, sostituire uno dei due e ripensare la stagione. Il solo evocarla ha attraversato la squadra come una scossa. Mert e Afra non sono semplici nomi in un call sheet, sono il battito del progetto. Togli uno, e la serie diventa altro. Intanto la troupe contava i danni, diari cambiati, budget tremanti, domande senza risposta. Ciò che fuori sembrava un singolo scontro teso era diventato per tutti una vera emergenza professionale. Giorni così ricordano a un set che è un organismo vivente, se il cuore sussulta, il corpo intero lo avverte. Quell'istante ha spalancato una conversazione che raramente supera la soglia della sala di montaggio. Le produzioni dovrebbero garantire un supporto di salute mentale dedicato per chi lavora sotto pressione estrema? Agli atleti chiediamo fisioterapisti a bordo campo. Agli stunt, paramedici a un passo. Ma quando a un attore si chiede di scavare tra ferite, lutti e furie per 140 minuti di televisione a settimana, chi lo prende per mano quando il ciak finisce? Dove poggiare la linea tra verità artistica e benessere personale? E chi decide quando è stata oltrepassata? L'attore che la sente sulla pelle, il regista nel suo villaggio monitor, o il produttore impegnato a bilanciare visione e responsabilità? L'incidente tra Mert e Afra ha costretto l'industria turca a guardarsi allo specchio e chiedersi se il prezzo del ciak perfetto non stia diventando troppo alto. Nei giorni seguenti, il silenzio. I profili di Afra si sono spenti, un'assenza che pesava. Anche Mert ha evitato di postare, scegliendo di non aggiungere benzina a un fuoco già alto.
Chi c'era sul set racconta che è tornato con misura, educato, concentrato, ma distante. Come chi cammina con un bicchiere pieno tra la folla, terrorizzato di rovesciarne una goccia. Per rimettere in asse le cose, la produzione ha chiamato mediatori. Obiettivo: non trovare un colpevole, ma ricucire la fiducia, filo dopo filo. Proteggere il progetto. Tutelare la squadra. Ripristinare un equilibrio. Dentro lo studio, le soluzioni sono state concrete. Un piano di riprese rivisto ha smussato i giorni più duri. Le scene sono state sfalsate. Le note impartite con chiarezza e cura. Il regista ha inciso con decisione i confini dell'improvvisazione, niente sorprese senza consenso. Ognuno doveva sapere che la propria dignità emotiva valeva quanto l'inquadratura. Eppure, sussurravano i vicini al processo, ci vorrà tempo. Anche con mediatori, calendari e attenzioni, la guarigione non segue un ordine del giorno. Finché la fiducia tra Afra e Mert non tornerà piena, la pace sul set resterà fragile, non una conclusione, ma una tregua. Le telecamere gireranno, le scene verranno catturate, ma tutto sarà maneggiato come cristallo, a due mani e trattenendo il respiro. Se esiste una verità più grande, è questa: ogni momento perfetto sullo schermo è un ponte costruito sopra un cuore che batte. Quello che è successo tra Mert Ramazan-Demir e Afra Saraciolu non è stato un semplice intoppo di produzione. È stato un promemoria di come creatività ed emozione siano intrecciate. Se tiri un capo, l'altro si muove. A volte la treccia regge, a volte si sfrangia senza volerlo. Nelle ore più quiete dopo l'episodio, si dice che entrambi si siano ritrovati davanti alla stessa domanda, da lati diversi: cosa mi chiede il lavoro, e cosa ho il diritto di chiedere a me stesso? Alla chiamata successiva, imposizione, motore, silenzio sul set, sono rientrati nella luce con prudenza. Negli occhi, un riconoscimento: proteggere la scena significa proteggere gli esseri umani che la creano. Qualunque strada prenderà questa storia, potrete tracciarne l'inizio a un giorno che doveva essere ordinario e a una scelta compiuta in nome della verità che, per un attimo, ha brillato troppo. E a chi, nei corridoi, si ripeteva a mezza voce: siamo qui tutti per la stessa cosa. Raccontare. Paradossalmente, è stato il capitolo fuori campo a ricordare a tutti cosa vuol dire. Il racconto non finisce quando il regista urla stop. Continua nello spazio in cui due attori decidono quanto costa il lavoro e chi paga davvero. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio nel lato umano dell'industria su Turkey News Magazine. Se apprezzate queste conversazioni, iscrivetevi e cliccate su Join. Alla prossima, e ricordate di essere gentili con le persone dietro i personaggi. Arrivederci.